Ciao bambini! Oggi impareremo qualcosa di nuovo sugli animali. Gli animali presenti sulla Terra sono davvero moltissimi e per conoscerli meglio tutti, gli zoologi li hanno classificati in gruppi, osservando 3 caratteristiche importanti: se hanno uno scheletro, che cosa mangiano e come nascono i loro cuccioli. Gli animali che possiedono uno scheletro sono definiti vertebrati. Di questo gruppo fanno parte i pesci, gli anfibi, i rettili, i mammiferi e gli uccelli. Coloro che invece non hanno uno scheletro sono definiti invertebrati. Di questo gruppo fanno parte molluschi, insetti, arachnidi, crostacei e vermi. Passiamo ora a classificarli in base a ciò di cui si nutrono. Gli animali che si cibano solo di vegetali vengono definiti erbivori, come la mucca, il panda e i conigli. Quelli che si nutrono solo di carne sono definiti carnivori, come il leone, il lupo e la volpe. Coloro che invece si nutrono sia di vegetali sia di carne sono definiti onnivori, come il riccio, l'orso e il maiale. La dentatura di ciascuno di loro è diversa. Gli erbivori hanno molari piatti e lunghi per triturare i vegetali. I carnivori hanno canini appuntiti e taglienti per lacerare la carne. Gli onnivori possiedono molari, incisivi e canini. E tu, che denti hai? L'essere umano è considerato un onnivoro proprio per la sua dentatura polifunzionale, che gli permette di sminuzzare e masticare una grande varietà di cibi. Esistono animali che rientrano anche in altre classificazioni, come gli insettivori, che si nutrono principalmente di insetti. Il formichiere e il pipistrello ne sono 2 esempi. Vi sono poi i granivori, la cui dieta è composta per lo più da semi, come ad esempio lo scoiattolo e il passero. Infine vi sono i necrofagi, che si nutrono di animali morti e carcasse, come l'avvoltoio e il coyote. Concludiamo ora classificando gli animali in base a come si riproducono. Gli ovipari depongono un uovo da cui dopo un po' di tempo nasce un cucciolo. Ci sono animali speciali in cui l'uovo si sviluppa dentro il corpo del genitore e il cucciolo nasce già formato, come ad esempio la vipera. Essi sono gli ovovivipari. Nei vivipari, invece, il cucciolo cresce nella pancia della mamma e nasce già formato. Dopo la nascita si nutre di latte materno. 3 modi diversi, ma tutti meravigliosi per mettere al mondo una nuova vita. Come tutti gli esseri viventi, anche gli animali hanno bisogno di respirare per vivere, ma lo fanno in modo diverso. Guardate un po'! I mammiferi, gli uccelli e i rettili respirano con i polmoni, 2 sacche spugnose nelle quali entra l'ossigeno. I pesci, invece, respirano con le branchie, delle sottili fessure che permettono il passaggio di acqua dentro e fuori dal loro corpo, permettendo così anche il passaggio di ossigeno e anidride carbonica. Gli anfibi sono animali con una particolarità. Da piccoli, questi girini respirano con le branchie esattamente come i pesci. Ma trasformandosi in esseri adulti, cominciano a respirare attraverso i polmoni. Infine abbiamo gli insetti, che respirano attraverso dei fori chiamati stigmi, da cui partono le trachee. Gli animali si adattano all'ambiente in cui vivono, grazie all'evoluzione. Questo significa che nel tempo le loro caratteristiche si sono modificate per sopravvivere meglio alle avversità. Per esempio, la giraffa ha sviluppato un collo molto lungo per poter mangiare le foglie dagli alberi più alti.
Ogni animale ha caratteristiche diverse proprio perché vive in ambienti diversi. Gli animali si adattano anche al clima. Alcuni, come la marmotta, il ghiro e l'orso, vanno in letargo per superare il freddo dell'inverno. Altri, come le rondini, migrano verso luoghi più caldi. Le volpi invece, per non sentire il freddo, infoltiscono il pelo. Il cammello e il dromedario che vivono nel deserto conservano il grasso nelle loro gobbe per resistere a lungo senza cibo né acqua. Oltre che dal clima, gli animali devono difendersi anche dall'attacco dei predatori. Per questo motivo alcuni hanno la capacità di mimetizzarsi e confondersi con ciò che li circonda, come ad esempio il camaleonte, l'insetto stecco e il polpo. Bene bambini, il video è terminato, ma se vuoi metterti alla prova, qui nella descrizione del video troverai un link e un pin per accedere a un questionario sempre diverso sull'argomento. Rispondendo correttamente potrai ottenere anche il tuo certificato. Ah, e non dimenticarti di iscriverti al canale e lasciarmi un like. Ciao, alla prossima!